Ah, le rivoluzioni, quella cosa che ogni tanto ci vuole. Quando gli inglesi esagerano con le tasse, ci vuole la rivoluzione. Quando il re non ci dà le brioche, ci vuole una bella rivoluzione. Quando lo scià vive nel lusso e accarezza il pelo all'americano, ci vuole una bella rivoluzione. È importante specificare proprio questo, il termine rivoluzione ha un significato ben preciso. La rivoluzione è quella cosa che si mette in atto quando si ha l'intenzione di abbattere il regime costituito per metterne su uno nuovo, uno che a livello teorico almeno è migliore di quello che c'è sul momento. Noi tutti che abitiamo in questa parte di mondo dovremmo conoscere a menadito la rivoluzione che ha dato vita ai nostri paesi contemporanei, quella francese, sapete no? La ghigliottina, la tripartizione dei poteri, la laicità dello Stato e quelle robe lì. Qualora però decidessimo di sforzarci un attimo di uscire dalla nostra bellissima illusione occidentale, allora scopriremmo come non soltanto noi civili europei abbiamo la capacità di riconoscere un regime che non ci va più bene. Questa capacità è presente in tutte le popolazioni della Terra, Iran compreso. Anzi, vi dirò di più, la rivoluzione iraniana del 79, cioè la rivoluzione che culminò con il regime degli Ayatollah, è molto vicina alla nostra rivoluzione francese sotto certi punti di vista. Solo che a un certo punto succede qualcosa e l'esito della rivoluzione non è lo Stato di diritto e la separazione tra Stato e Chiesa, ma è il fondamentalismo islamico. Lo Stato diventa la religione. Come è possibile? Raccontiamo la rivoluzione iraniana del 79, analizzando punto per punto e facendo un richiamo alla nostra rivoluzione francese per capire come, quando e perché poi si è andati verso tutta un'altra direzione. La nostra storia inizia con un bel termine, Rivoluzione Bianca. Questo è il nome coniato dall'ultimo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, per descrivere quella serie di riforme attuate in Iran con il fine ultimo di modernizzare il paese, quasi forzatamente oserei dire. Il nome Rivoluzione Bianca fu scelto per sottolineare la natura pacifica e tranquilla dei cambiamenti, in contrasto con le solite rivoluzioni fatte col sangue, per l'appunto rosse. E come mai dall'oggi al domani lo Shah decide di modernizzare il paese? È molto semplice, il mondo cambia. L'Iran della guerra fredda è uno di quei paesi che parte come estraneo alle tensioni tra i due blocchi, non essendo parte né della sfera di influenza statunitense né di quella sovietica. Sappiamo però come funziona la guerra fredda, non è possibile rimanere neutrali. Se hai delle politiche vagamente di sinistra, in automatico sei dentro il blocco sovietico. Se attui delle politiche vagamente liberali, in automatico sei nel blocco occidentale. Poi si sa come funzionano queste cose, molto spesso non hai nemmeno troppa voce in capitolo, anzi molto spesso sei costretto ad allinearti a una parte piuttosto che all'altra e come sempre accade in questi casi si sceglie il male minore. Comunque basta congetture, diamo uno sguardo ai punti della rivoluzione bianca. Quali sono queste terribili atrocità, questi terribili cambiamenti che ha dovuto subire l'Iran, quasi sempre in forma incompleta? Lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, educazione pubblica obbligatoria fino a 14 anni, diritto di voto alle donne, stabilizzazione dei prezzi, creazione di un sistema sanitario nazionale e la previsione della sicurezza sociale obbligatoria per tutti, nazionalizzazione delle foreste e dei pascoli e delle fonti idriche, creazione di un esercito dell'alfabetizzazione, ovvero volontari che, in alternativa al servizio militare, si recavano nei villaggi rurali ad aprire scuole, sostegno economico alla maternità, privatizzazione delle imprese controllate dallo Stato, compartecipazioni degli operai ai profitti delle imprese, questa decisamente la più recente e la più fresca, e ovviamente la riforma agraria per l'abolizione del latifondo e la distribuzione delle terre ai contadini. Che bello elenco croccante, non vi sembra un po' familiare però? Non sarà che forse è perché è tipo l'elenco base di qualsiasi rivoluzione europea? Anche se lo Shah giocava infatti a fare il grande re persiano, ricordiamo che il suo potere era legittimato dai tempi della seconda guerra mondiale dalle potenze alleate che avevano già deciso che la Persia doveva modellarsi secondo il modello di una banalissima monarchia costituzionale. È ovvio quindi che la politica che ne consegue ci sembra familiare a noi europei, è letteralmente il nostro programma. Ora seguitemi. Il signor Shah Mohammad Reza Pahlavi è nato a Teheran in un contesto culturalmente avanzato, senza contare che ha avuto una brillante educazione nelle scuole europee e solo dopo all'Accademia Militare Iraniana. Cosa ci dice questo? Ci dice che se appartieni a quell'intellighenzia degli alti salottini borghesi, allora i valori principali li capirei sempre l'importanza della modernità dello Stato, della separazione tra appunto lo Stato e la Chiesa, ci sarà sempre tempo per pensare a quanto è brutto il mondo e quante ingiustizie divampano sulla faccia della terra.
se appartieni a quegli alti salottini dell'intelligenza borghese, e io penso che nell'Iran degli anni 60 e 70 le persone appartenenti a questa categoria si contavano sulle dita di una mano. Mettiamoci un attimo dalla parte degli iraniani per un secondo. Gli iraniani negli anni 30 iniziano a simpatizzare per il baffetto, questo non è uno scherzo. Immaginate essere orientali ed essere cresciuti anche da secoli con mentalità e cultura orientale. A un certo punto venite a sapere che là nel lontano occidente c'è qualcuno che finalmente ha capito, finalmente sta promuovendo la superiorità della razza ariana. E chi è la razza ariana se non noi in Iran? Immaginatevi il persiano medio negli anni 30. Oh raga, fermi tutti, sono appena diventati tutti i nostri fan. Eh sì, perché la razza ariana non ha nulla a che fare con dei giganti biondi con gli occhi azzurri. La razza ariana è, teoricamente, la matrice dei popoli europei, e noi sappiamo che i primissimi popoli europei iniziarono a migrare verso est, raggiungendo quelli che sono i territori odierni di Iran, Pakistan e India. Da lì in poi nascerà il sanscrito, la religione zoroastriana e tutte quelle cose che sono più antiche di ciò che noi riteniamo antico. Ai persiani quindi piace questa cosa. Ricordiamo anche che hanno l'Unione Sovietica appena sopra casa ed è un pochettino ingombrante come vicino. Sembra naturale quindi l'apertura ai tedeschi. Qualcuno però decise di no. Reza Pahlavi padre, colui che cambiò il nome della Persia proprio in Iran, che vuol dire letteralmente la terra degli ariani, fu costretto ad abdicare in favore di suo figlio su pressione delle potenze alleate. Abbiamo capito che c'è un'intesa fra te e i tedeschi, non vuoi costringerci a invadere l'Iran, vero? Ecco qui, tieni questa nuova bellissima monarchia parlamentare. Ah, tra l'altro non la puoi fare tu, la deve fare tuo figlio. Mohammed Reza Pahlavi quindi sale al trono iraniano già di per sé sotto influenza inglese, influenza che dopo il 45 verrà ereditata dagli americani, decisamente più impercettibile rispetto al trovarsi sotto l'influenza sovietica. Lo sanno bene i paesi dell'Est Europa. Gli esseri umani però non sono stupidi, possono non essere colti, possono non aver studiato, ma sono ben consci della realtà in cui dimorano. Ergo non sono stupidi. Ne consegue che la popolazione iraniana comprese perfettamente di essere finita nelle mani americane. Dapprima con questo Shah un po' troppo filo occidentale, in seguito con la crisi petrolifera di Abadan, dove ancora lo Shah si comportò un po' troppo da amicone con gli inglesi, e ora con sta cazzo di rivoluzione bianca, che a leggere sembra voler trasformarci nell'ennesimo stato europeo, cosa che noi non siamo mai stati. Se state pensando a una possibile spaccatura di tipo religioso vi state sbagliando. Se state pensando a qualcosa del tipo noi non possiamo essere occidentali perché là sono cristiani e qua siamo musulmani, non è proprio così. L'Iran dell'epoca è un paese molto molto laico, in realtà l'Islam è una delle numerosissime religioni presenti sul territorio. Come si dice però, oltre il danno anche la beffa. Mentre i punti della rivoluzione bianca venivano applicati, l'Iran portò dentro casa anche i lati negativi del mondo liberale e capitalista. Espropriando la terra ai latifondisti, i contadini che lavoravano nel latifondo, per carità, a condizioni pietose ma comunque lavoravano nel latifondo, furono costretti a emigrare in città. L'urbanizzazione si sviluppa necessariamente sacrificando le terre. La troppa libertà alle donne non piace alle frange più conservatrici, anche quelle religiose. E che diavolo è questa cosa dell'individualismo? In che senso una persona abbastanza sveglia può passare dalle stelle alle stalle? La nostra realtà è una realtà familiare, di tribù allargate. Più è grande una famiglia, più è forte. In che senso ora il singolo si può realizzare? Questa era la situazione iraniana prima della rivoluzione islamica, uno stato che aveva una profonda spaccatura tra tutta la popolazione praticamente, dal religioso allo studente, dal bracciante all'operaio, in contrapposizione allo Shah e a quei pochissimi salottini aristocratici dei centri urbani, che potevano permettersi il lusso di fare grandi discorsi sulle libertà dell'individuo e sull'uguaglianza dei popoli, lontane dal mondo vero. Paragone importantissimo ora, l'Iran prima della rivoluzione è identico alla Francia prima della rivoluzione, non è simile, è proprio identico, più che altro si vede nella società, nell'organizzazione dello Stato. Nella Francia pre-rivoluzionaria sono presenti le seguenti istituzioni: c'è il re che ha accumulato su di sé nel corso degli anni un potere assoluto, quindi ora c'è una monarchia assoluta, e dall'altra parte ci sono i famosi stati generali, chi se li ricorda, la nobiltà, il clero e il terzo stato. Ricordiamo che siamo in
in un'epoca in cui non esiste ancora il quarto stato, non c'è la figura del proletario. Borghesi e commercianti, il motore economico dello stato, sono ancora schiacciati dall'antico regime, e se sono schiacciati loro figurati gli altri. In Iran la situazione è identica, c'è innanzitutto lo Shah che per attuare la sua rivoluzione bianca nell'ultimo periodo ha centrato sempre di più su di sé poteri su poteri, quindi si è trasformato in un vero e proprio dittatore. E dall'altra parte ci sono la nobiltà, il clero e il terzo stato. La nobiltà è rappresentata in quel caso dalle poche famiglie aristocratiche dell'epoca, come per esempio i discendenti della vecchia dinastia Qajari che viveva ancora in territori iraniani. Abbiamo poi il clero neanche a dirlo è costituito da appunto gli ayatollah, foreshadowing, e dalla componente sciita musulmana in generale. Ricordiamo che le religioni abramitiche, quindi anche il cristianesimo, l'ebraismo, eccetera eccetera, trovano successo inizialmente perché sono veramente a contatto con la popolazione, sono tra la gente, si occupano davvero degli ultimi e dei poveri. Nel caso dell'Iran, gli ayatollah si prendono cura di queste persone e insegnano loro a leggere, li tutelano, eccetera eccetera. E poi abbiamo il famoso terzo stato, quindi letteralmente tutta la popolazione, tutta la classe media e lavoratrice iraniana. Milioni di persone che lavorano e che sono incazzate perché, detto volgarmente, sta venendo meno il patto. Perché io devo lavorare e produrre per il mio stato quando dall'altra parte c'è il burattino corrotto che sta spalancando le porte agli inglesi? Cioè, secondo te io che sono al mondo da quasi 3000 anni mi devo far mettere i piedi in testa dall'inglese? Ma per favore. La rivoluzione iraniana del 79 è quindi una rivoluzione di stampo borghese, non proletaria. Fra queste voci di malcontento ne spicca una decisamente più preponderante delle altre, quella dell'ayatollah Ruhollah Khomeini. Tra i primi ad opporsi alla rivoluzione bianca dello Shah vi fu un uomo tanto inquietante quanto interessante, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah è una parola che stiamo sentendo tanto in questi giorni, quindi chi diavolo è un ayatollah? È semplicemente un titolo di alto rango del clero sciita, un po' come il nostro vescovo. Quando si raggiunge il livello di ayatollah vuol dire che si è in grado di insegnare la legge del Corano ai fedeli o comunque nelle scuole islamiche. Vuol dire che si è studiato per tutta la vita il messaggio di Maometto, anche in strade diverse, per carità. C'è chi raggiunge il grado di ayatollah studiando la legge islamica, chi lo raggiunge studiando la filosofia dell'Islam, addirittura chi ci arriva studiando il misticismo islamico, come fu per i sufi in tempi antichi. Importantissimo specificare, ciò che contraddistingue un ayatollah dal resto degli studiosi religiosi di rango inferiore è la sua capacità di saper interpretare le leggi del Corano senza necessità di appellarsi agli altri. Facciamo un esempio pratico: quando un religioso sciita si trova davanti a una situazione che deve sbrigliare o comunque deve risolvere, quando si raggiunge il livello, il grado di ayatollah, si è in grado di farlo da soli. Vuol dire che non si ha bisogno di chiedere a qualcun altro più esperto di te e soprattutto non si ha bisogno di andare a vedere situazioni simili verificatosi prima. Vuol dire che quando c'è un problema io con i miei studi, con la mia parola, sono in grado da solo di interpretare la situazione e di risolverla secondo le leggi di Maometto. Quando un ayatollah viene più volte citato, ripreso e funge da modello per gli altri fedeli, può raggiungere il grado massimo del clero, ovvero ayatollah al-Uzma. Non dico importante come un papa, ma poco ci manca. Khomeini era esattamente questa cosa qui, la massima eminenza religiosa sciita. Il dottor Khomeini si trova in esilio in quegli anni, allontanato dalle forze dello Shah poiché ritenuto una minaccia per via delle sue idee e della sua presa sulla popolazione. Durante l'esilio continua a trasmettere il suo pensiero ai suoi fedeli, tramite audiocassette importate in segreto. E qual è il pensiero di Khomeini? Interpretando la pancia dell'Iran, l'ayatollah riesce a distillare la formula del velayat e faqih. Potremmo tradurlo come il potere del giurista teologo. In pratica, gli usi e i costumi occidentali ci stanno portando alla rovina, l'abbiamo visto, quindi dobbiamo far leva su qualcosa di anti-occidentale per rinascere. Che fortuna, siamo in Persia e abbiamo quasi 3000 anni di storia passata, quindi di materiale ce n'è in abbondanza. Problema, lo Shah, per legittimare il suo potere, la sua dittatura terribile che fa schifo, l'abbiamo capito, per legittimare tutto questo si è appellato al passato imperiale della Persia. Quindi lo Shah aveva una propaganda che si rifaceva a Serse, a Dario, a Ciro il Grande, insomma all'impero persiano che arrivò alle Termopili in Grecia. Quindi, ci dispiace, ma non possiamo usare tutto questo perché ormai tutto questo è corrotto perché è associato all'immagine dello Shah. Che cosa ci rimane quindi? Pensa, ah ma certo, come abbiamo fatto a non capirlo prima, l'Islam. L'unica cosa abbastanza forte, capace da far da collante per tutti quanti e che è rimasta incontaminata e che è anti-occidentale
è la religione musulmana. Dopotutto cosa siamo noi persiani se non questo, no? Cosa siamo noi se non gli islamici sciiti? C'è un piccolissimo problema, noi siamo sciiti, quindi la nostra guida suprema dovrebbe essere il 13° imam, l'imam nascosto, discendente di Ali. Sto povero Cristo però si nasconde appunto, quindi mentre aspettiamo che torni, il governo dell'Iran deve essere affidato ai massimi interpreti della legge di Maometto, gli ayatollah, anzi quelli che hanno approfondito la parte legislativa del Corano. Nel libro sacro teoricamente c'è tutto, le leggi, l'economia, la morale, quindi teoricamente può costituire le fondamenta di un nuovo Stato. Eh sì, perché non è che dall'oggi al domani i persiani si sono tutti svegliati e si sono tutti sentiti dei fondamentalisti islamici, semplicemente nella parte sciita della rivoluzione hanno intravisto il cavallo vincente, il cavallo più forte e più antioccidentale su cui puntare. Questa è una cosa che molti dimenticano, la rivoluzione iraniana non parte e si sviluppa solamente con una componente religiosa, anzi, la seconda frangia della rivoluzione era composta dalla componente marxista dell'Iran, in cui confluivano soprattutto lavoratori e giovani studenti. Il Tudeh era il loro partito di riferimento, il Partito Comunista Iraniano, e durante la rivoluzione furono attivi con il gruppo Fedayeen e Khalq, gruppo paramilitare che combatté apertamente lo Shah. Attenzione qui casca l'asino, erano comunisti e marxisti e avevano una componente laica. Laica sì, ma non atea, non rinnegavano la religione. Quello che succede in Iran con la visione appunto iraniana del socialismo è cercare di accostare questo a una componente islamica. Mia modestissima e umilissima opinione, una scelta un po' azzardata nonché poco vincente, insomma, o ti scegli l'Islam o ti scegli il comunismo per perseguire l'uguaglianza dei popoli e la tutela delle classi meno abbienti, eccetera eccetera, non c'è spazio per tutte e due. Come non citare poi i liberali del Jebaheh Millieh Iran, il Fronte Nazionale Iraniano, partito che aveva già governato insieme allo Shah ma che era decisamente troppo moderato per sostenere una rivoluzione. Non basta opporsi al potere dello Shah ma continuare a volere una repubblica democratica, la gente è troppo incazzata, non ti ascolterà mai. Tutte queste forze coesistono insieme fino all'irreparabile. È nella religiosissima città di Qom nel 78 che viene fatto cadere il primo tassello del domino. Durante una manifestazione la Savak, la polizia repressiva iraniana, fa fuoco sulla popolazione per cercare di sedare la manifestazione, causando numerosissimi morti. I morti diventano martiri e i martiri vengono onorati alla prossima manifestazione, tenuta ogni 40 giorni. Inizia il circolo vizioso che porta a manifestazioni e scioperi di massa che rendono stagnante la situazione all'interno del paese. Regna sovrana la voce di studenti e operai. L'Iran smette di produrre e di pensare. A un certo punto, persino per le forze dello Shah, sparare sulla gente diventa sinonimo di sparare a qualche amico o conoscente. E qui arriviamo all'ultimo tassello. Insurrezioni generali all'interno delle forze armate. Con il paese ormai allo sfacelo, nel 1979 l'ultimo Shah Mohammad Reza Pahlavi lascia l'Iran. Pochissimi giorni dopo in realtà Ruhollah Khomeini rientra finalmente in Iran dopo 15 anni di esilio e viene accolto a braccia aperte da tutti quanti, praticamente milioni e milioni di persone sono pronti a seguirlo. Come mai? Ricordiamo per esempio che persino le frange marxiste iraniane avevano una visione delle dottrine socialiste decisamente popolari e proletarie. E chi si occupava dei poveri e degli sfruttati in Iran? Erano proprio i teologi sciiti. Le moschee hanno sempre dato assistenza agli ultimi. L'Ayatollah Khomeini quindi non è solo sostenuto dal clero sciita, ma è visto anche come un portatore di giustizia per le classi più abbienti della società. Tra quelli che urlano alla vittoria si nascondono anche quelli che da lì a breve diventeranno vittime della nuova visione dello Stato. Stava per iniziare l'era della Repubblica Islamica. È con la nascita del nuovo Stato che si infrangono tutte le nostre credenze. In Iran succede qualcosa di incomprensibile per i nostri occhi e anche per i nostri cuori. La monarchia cade e anziché regalare la sovranità al popolo viene creata la teocrazia. Se quando abbiamo fatto la rivoluzione noi abbiamo detto questo vecchio regime non ci piace più, lo Stato e la Chiesa devono essere due entità separate, non è possibile che la visione religiosa del mondo influisca sull'ordinamento dello Stato, ma dai. Là in Iran hanno detto, per impedire la corruzione, la schiavitù e il vassallaggio nei confronti di potenze estere dobbiamo creare qualcosa che sia inattaccabile,
La teocrazia lo è, perché in questo caso il potere assoluto della guida suprema iraniana è legittimato dall'Islam, da una componente che è esterna alle potenze imperialiste e coloniali, per non dire occidentali. I tizi che hanno fatto la rivoluzione erano gli stessi sia in Francia che in Iran, l'abbiamo detto, la matrice borghese era la stessa, era quindi gente mediamente colta, gente che lavorava, studenti, gente che è ben conscia del proprio ruolo nello Stato, sa benissimo che se dovesse smetterla di lavorare o di studiare l'Iran verrebbe meno. Non erano affatto degli stupidi, ma nonostante tutto scelgono un esito diverso per la rivoluzione. Quello che noi facciamo con la rivoluzione è stata la tripartizione dei poteri, la separazione tra Stato e Chiesa, a noi ci sembra banale e scontato. Quello che fanno loro è la fusione totale tra lo Stato e la religione. Anzi, addirittura scelgono di assoggettare lo Stato alla religione con la forma di governo chiamata teocrazia, perché nel caso qualcuno non dovesse saperlo esiste anche il contrario, ovvero soggettare la religione allo Stato sempre fondendola. In questo caso si parla di cesaropapismo, come accade nell'impero bizantino. Qua succede proprio il contrario, comunque anche se vengono fusi insieme, comunque la religione è più importante dello Stato. Non accade nemmeno questa cosa qui però, che ai nostri occhi può sembrare un po' più accettabile. Il popolo iraniano sceglie la religione che la fa da padrone. Già vi sento, ma che cazzo stai dicendo? Non è che l'hanno scelto, c'erano i fondamentalisti islamici che hanno preso d'assalto le caserme, che trucidavano i rivali politici, insomma, non è che l'hanno scelta la dittatura. Cos'è che è successo dopo la rivoluzione francese? Il regime più corrotto della storia, la ghigliottina per chi non era troppo rivoluzionario, addirittura questo passò alla storia come il periodo del terrore, e ancora i massacri in Vandea e nelle zone monarchiche e poi tutto il resto. Indovinate un po', anche il più mostruoso e sanguinario regime ha bisogno di consenso popolare. Non a caso, in Francia, cosa è accaduto quando ai francesi non andava più bene il periodo del terrore? Hanno fatto la rivolta del Termidoro. I francesi in pochissimo tempo hanno fatto cadere non uno ma due regimi, dapprima quello monarchico e dopo quello rivoluzionario, perché semplicemente non gli andava più bene neanche quello. Se nel 1979 in Iran, quindi in un paese che aveva appena finito di sporcarsi le mani per cacciare lo Shah, non viene scacciato anche il nuovo regime degli Ayatollah, vuol dire che il regime degli Ayatollah va bene agli iraniani, altrimenti ci sarebbe stato un Termidoro anche qui, ma non è accaduto. Quello che succede nei mesi successivi è il consolidamento del potere da parte del clero sciita. Succedono le solite cose da regime, insomma. Vengono marginalizzati ed eliminati gli alleati politici esterni alla componente religiosa. Viene diffuso un pizzico di culto della personalità, anche se in questo caso pareva del tutto passabile, dato che per definizione un ayatollah incarna, seppur in modo parziale, dei segni divini. Viene addirittura fatta la classica elezione farsa, anzi il plebiscito. Alla domanda "volete la Repubblica Islamica?" vinse il sì con il 98,2% dei voti e viene instaurata finalmente la visione khomeiniista dello Stato, il Velayat e Faqih. Lo Stato e la politica vengono modellati secondo i precetti della visione sciita del mondo, quindi. Ancora oggi, per esempio, in Iran esiste il Parlamento in cui possono essere elette anche le deputate donne. Il Parlamento iraniano fa esattamente quello che fa il nostro Parlamento, cioè discute, approva e respinge le leggi, eccetera, eccetera. Il tutto però secondo i loro precetti. Il nostro Parlamento discute, approva e respinge le leggi ricordando che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, eccetera, eccetera. Il Parlamento iraniano discute, approva e respinge le leggi ricordando, tenendo sempre a mente che Maometto ha detto sta cazzata qui, ho fatto quella boiata. Stessa identica cosa però. E arriviamo a quello che è l'Iran contemporaneo. Quando sto registrando il video, Iran e Israele sono venuti meno alla tregua e hanno ripreso i bombardamenti, chissà come si evolverà la situazione. Quello che ci interessa a noi è capire che, anche se vediamo continuamente filmati e video della popolazione iraniana che manifesta contro il regime, se questo ancora non è caduto è perché in larga parte è ancora sostenuto dalla popolazione. Chissà quando e se cadrà, chissà quale sarà il punto di rottura della popolazione iraniana. Cosa servirebbe eventualmente per far cadere il regime? Magari qualche altro missile americano basta? Magari c'è bisogno di essere invasi militarmente? Chi lo sa?
Come cantava Battisti, lo scopriremo solo vivendo. E anche per oggi abbiamo finito. Mi sono un attimino inalberato in alcuni punti, ma è giusto così, perché vuol dire che ci credo in quello che dico, che lo sento mio, insomma sono coinvolto in tutto questo e spero di trasmettervelo. Io rimango a disposizione nei commenti per approfondimenti, lo sapete, aspetto la vostra opinione, sempre in modo civile mi raccomando, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!